a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Senza bisogno di ulteriori presentazioni, Visco Iggy di Casa Tessiland. Prima di parlarne però, vi invito come sempre a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto e a seguirmi su tutti i miei social. Vi lascio il link in descrizione. Visco Iggy è un cotone misto viscosa, leggiamo insieme che cosa ci dice la cartina. 75% di cotone, 25% di viscosa, 50 grammi per 125 metri, esattamente la stessa resa dell'Iggy classico. Uncinetto consigliato 2,5-3, per quanto riguarda i ferri 3-3,5. Come ripeto in ogni recensione, l'uncinetto poi ce lo andiamo a scegliere come preferiamo assolutamente. E questa è la presentazione del filato. Perché vi faccio vedere solo la cartina? Intanto perché ho acquistato un gomitolo solo di questo filato, ci ho realizzato un progettino e me ne è avanzato questo quantitativo che ho voluto tenere in questo modo per farvi vedere intanto che non ha nodi al suo interno, quindi il gomitolo si lavora in maniera molto fluida, e per farvi vedere appunto la composizione del filo. Vedete queste striature? Mi piacciono tantissimo e mi piace la resa che hanno poi sulla lavorazione a pannello, perché non è una vera e propria sfumatura. Sono più dei piccoli tocchi di colore distribuiti molto sapientemente, che a mio parere vanno a dare una nuance del tutto unica al capo. Lo vedremo insieme lavorato tra poco, vi faccio solamente vedere come si presenta il filo. Ho adorato lavorare questo Iggy, l'ho trovato molto morbido, ma paragonandolo all'Iggy classico, devo dire di non aver trovato una enorme differenza con questa percentuale di viscosa, ma probabilmente questo è dovuto al fatto che l'Iggy stesso, quindi l'Iggy originale, composto dal 100% in cotone, è già molto molto morbido di suo. Questa è la lavorazione che ho realizzato con il mio gomitolo, quindi abbiamo una mega mattonella punto granny, che nel canale tra l'altro non avevo ancora mai realizzato, e ve la voglio avvicinare. Allora abbiamo il punto granny, quindi classica maglia alta. Vorrei farvi vedere quanto è particolare questo filo con una classica maglia alta. Guardate che tocco di colore, che esperienza assolutamente unica ci regala questa striatura. Sono molto tentata di acquistarne un po' più di gomitoli per realizzarci qualcosa di più ampio. Ho proseguito poi la lavorazione con il classico Iggy e quindi possiamo vedere qual è la differenza tra i due filati e quanto possano fare poi questi tocchi di colore. A me piace davvero tantissimo e mi piace anche proprio l'accostamento tra questi due Iggy. Voi che cosa ne pensate? Assolutamente consiglio di testare questo prodotto e vorrei davvero sapere da voi cosa ne pensate. Fatemelo sapere nei commenti. Spero di aver fatto cosa gradita, che vi sia stata utile questa piccola recensione. Vi aspetto come al solito alla prossima.